Buonasera, questa sera proverò a spiegarvi come con poche e semplici mosse possiamo rimontare i vetri del nostro maggiolino. Nel restauro di un'auto d'epoca spesso necessita la sostituzione delle guarnizioni vetro, quindi le abbiamo rimosse e stiamo provvedendo a rimontare le 4 guarnizioni nuove. Se anche voi avete l'esigenza di fare questa operazione e avete provveduto a smontare tutti e 4 vetri, 2 laterali, il lunotto posteriore e quello anteriore, vi consiglio di partire il rimontaggio dal lunotto posteriore. Questo perché? Perché se siete da soli, oppure magari avete, se che è meglio, una persona che vi dà una mano, è sempre più facile operare per prima dal lunotto posteriore, perché potrete usare i 2 vani vuoti dei vetri laterali e quindi ciò vi agevolerà molto le operazioni di installazione. Io, per velocizzare questa operazione, ho già provveduto ad installare il lunotto posteriore e il vetro laterale sinistro, quindi ora partirò dal vetro laterale destro. Ok, naturalmente per provvedere a questa operazione abbiamo bisogno del nostro vetro, questo è il vetro laterale destro del maggiolino, di una nuova guarnizione, di utensili molto semplici come un paio di guanti, una pinza, delle levette con delle punte sottili. Queste sono quelle che si usano per rimuovere i pannelli laterali delle porte, o addirittura quelle che si usano per sostituire i display dei cellulari. Inoltre abbiamo bisogno di un cavo abbastanza lungo da permettere di passarlo all'interno della guarnizione. Io, nell'installazione sia del lunotto posteriore che del vetro laterale sinistro, ho usato questo cavo elettrico da 2 mm, però ho a disposizione, e faremo vari tentativi, con un cavo d'acciaio di 1 mm, un cavo d'acciaio di 2 mm ed un altro cavo in nylon di 2 mm. E soprattutto, per la mia esperienza, è meglio non superare i 2 mm di spessore nel filo che va posizionato all'interno della guarnizione. Avremo bisogno di una penna Bic e soprattutto essenziale un lubrificante al silicone. Ok, procediamo nell'installazione della guarnizione. Ok, cercherò di spiegarvi come va posizionato correttamente la guarnizione. Questa è la guarnizione, questo è il lato esterno, questo è il lato che va ad incastrarsi sul profilo della carrozzeria e questo è il lato interno. Cercherò di farvelo vedere. Allora, questa è la guarnizione, questo è il lato che va all'esterno, questo è il lato che andrà a appoggiarsi sull'esterno della carrozzeria, questo è il lato interno, questa è la scanalatura che andrà nel bordo della carrozzeria dell'auto, quest'altro è la scanalatura che andrà dove andrà posto il vetro. Quindi, come prima cosa, dopo aver posizionato correttamente il vetro, vedete che io ho scritto anche il lato che va all'esterno, posizioniamo la guarnizione e la fessura dove va incastrato il vetro, provvediamo a lubrificarla con dello spray lubrificante a silicone lungo tutto il suo percorso. Ok, abbiamo provveduto a spruzzare il lubrificante a silicone nella scanalatura che ospita il vetro. Ora iniziamo l'installazione. Proveremo in questo caso, se ci riesce, a portare la giunzione, la saldatura della guarnizione sulla parte bassa del vetro, in questo modo. Ok, il movimento che faremo per incastrare la guarnizione del vetro sarà grosso modo questo. Vi garantisco che senza il lubrificante a silicone inserire la guarnizione è davvero difficile. Ok, una volta installata la guarnizione, accertatevi che sia ben incastrata
fino in fondo nel profilo del vetro. Se avete problemi ad inserire la guarnizione, aiutatevi con il vostro lubrificante spray al silicone. Ora un suggerimento per installare più semplicemente il vetro è quello di lasciare la guarnizione e il vetro circa un'oretta al sole, in modo che la guarnizione riscaldandosi sarà più flessibile, più facilmente malleabile. Quindi possiamo lasciarlo al sole un'ora. Nel frattempo ci dedichiamo a fissare la guarnizione del vetro anteriore del nostro maggiolino. Questa operazione non è del tutto necessaria, soprattutto se è inverno e volete rendere la guarnizione più morbida, potete provare a riscaldarla anche con una pistola termica in modo molto delicato, senza rovinarla. Ok, questo è il vetro anteriore del nostro maggiolino. Sembra un vetro piatto, ma non lo è leggermente ricurvo. Non so se potete vedere la curva. Ovviamente questo è il lato esterno, questo è il lato interno. Ok, procediamo come fatto col vetro laterale a lubrificare ed installare la guarnizione. Ok, come abbiamo fatto prima posizioniamo la guarnizione. Questa è la giunzione, la mettiamo al centro nella parte bassa. Vi faccio di nuovo notare i profili. Questo è l'esterno, questa è la parte che va a lambire la carrozzeria, questa è la scanalatura che va ad incastrarsi sul profilo della carrozzeria. Questo è il lato interno, questa è la scanalatura del vetro. Qui andremo ad inserire il lubrificante a silicone lungo tutto il percorso. Stiamo attenti, magari la prima volta che facciamo questa operazione possiamo confondere l'interno con l'esterno delle guarnizioni. Ok, lato esterno, lato che va a lambire la carrozzeria, scanalatura che si incastra sulla carrozzeria, scanalatura del vetro. Ok, se riesco vi faccio vedere il movimento da fare per inserire la guarnizione verso l'alto. Destra e sinistra. Ok, anche l'installazione di questa guarnizione è terminata, è stata impegnativa. Potrebbe capitarvi che, siccome che abbiamo spruzzato lubrificante a silicone lungo il percorso della scanalatura del vetro, questa tende ad uscire. Allora in questi punti, nella parte bassa, tipo 1, 2 e 3, potrete anche fissarli con un po' di nastro adesivo. Ok, ho provveduto a recuperare dal sole il vetro laterale destro del nostro maggiolino. Vi ripeto, non è necessario che lasciate ammorbidire la guarnizione al sole, è solo un suggerimento questo. Provvedo a rigirarlo ed a individuare, scusatemi, la scanalatura dove andremo a inserire il cavo che dovrà poi rimettere in posizione il nostro vetro. Praticamente la scanalatura è questa. Tutto questo è la parte che va a incastrarsi nella carrozzeria. Questo è il lato esterno e questo è il lato interno. In questo lato interno andremo ad inserire il nostro cavo che una volta tirato permetterà il fissaggio del vetro nella sua sede. Ok, come sempre provvediamo a verificare che il tutto sia ben saldo e ben inserito, ed appunto in questa sede, in questa guarnizione, andremo a lubrificare tutto il percorso con il nostro spray al silicone.
Ok, ora nell'installazione del lunotto posteriore del vetro sinistro ho usato un cavo elettrico come questo, l'anima in rame, lo spessore compreso della guaina di 2 mm. L'unico difetto e inconveniente che ho avuto è che nel tirare l'ultimo angolo in entrambe le volte, sia per il vetro laterale che per il lunotto posteriore, questo cavo si è spezzato. Proverò ora a usare questo, è un cavo in nylon, sempre dello spessore di 2 mm, quindi provvedo a tagliarne un pezzo sufficiente per installare sia il vetro laterale e poi per riutilizzarlo sul parabrezza anteriore. Ok, ne ho tagliati su per giù 3,5 metri, in realtà una quantità sufficiente anche per utilizzarlo o sul tergicristallo anteriore o sul lunotto posteriore. Ora faccio passare il cavo attraverso il tappo di una penna Bic, in questo modo, partendo dal lato alto del vetro. Inserisco il tappo all'interno della guarnizione e così facendo vado ad inserire il cavo all'interno della guarnizione. Molto semplice. Lo facciamo terminare un po' oltre. Ok. Ora l'operazione successiva sarà di lubrificare il bordo esterno della guarnizione con lo spray a silicone. Questo lo dovremo fare sul vetro e sul bordo dell'auto. Beh, se siete da soli, questo è il momento di fare davvero attenzione, perché se il vetro vi scappa di mano la frittata è fatta. Il trucco consiste nel andare a inserire questo bordo nella guarnizione del vetro, nell'incavo dedicato alla guarnizione. Non è impossibile se ben lubrificato. Se ben lubrificato, l'operazione avrà successo. Ok, quando avremo ottenuto questo risultato, la parte bassa incastrata, potremo iniziare a tirare la parte alta ed iniziare a scoprire la guarnizione del vetro. Ok, facciamo contemporaneamente pressione sul retro del vetro, sul lato esterno, sempre facendo attenzione a non farlo cadere. Facciamoci dare una mano e nel contempo tiriamo il nostro cavo di nylon che si sta dimostrando davvero efficace. Andiamo a spruzzare anche dello spray a silicone lungo il percorso e soprattutto negli angoli e soprattutto nell'angolo finale quando finiremo l'operazione. Ok, ci siamo quasi, manca poco. Con il pugno andiamo a incastrare per bene il nostro vetro. Ok, se vi dicessi che è una passeggiata vi mentirei, non è una passeggiata di salute soprattutto, però la parte più difficile è proprio questa, la chiusura, la conclusione, ed è la parte in cui poi il vetro va nel suo alloggiamento definitivamente. Come potete vedere è già quasi perfetto, manca davvero poco. Ok, quindi continuiamo a spruzzare spray e a tirare cercando di non rompere il filo, che in realtà ha fatto davvero molto bene il suo compito. Ok, alla fine ce l'abbiamo fatta, come potete vedere la guarnizione è
tranne qualche ritocco da fare al suo posto. Possiamo anche usare un martello di gomma per allineare un po' le guarnizioni. Ok, l'ultima operazione che ci resta da fare è con un utensile come questo o simile, o con qualsiasi cosa che abbia una punta, infilarlo sotto la guarnizione e darle il giusto verso, in questo modo. Bene, abbiamo terminato con il vetro laterale destro, proseguiamo con il parabrezza anteriore. Gli strumenti sono sempre gli stessi, circa 3,5 metri di cavo in nylon spessore 2 mm, lubrificante al silicone, una penna Bic, e questo è un utensile di quelli che si usa per la rimozione dei pannelli laterali delle portiere. Ok, giriamo al contrario il nostro parabrezza ed andiamo ad individuare la fessura, la scanalatura, nella quale andrà la linea della carrozzeria, la linea del parabrezza. Una volta individuata la scanalatura, andremo lungo il suo percorso a spruzzare del lubrificante al silicone. Ok, ci accertiamo che la nostra guarnizione sia ben serrata vicino al vetro. Vedrete che una volta lubrificata tenderà più volte ad uscire dal profilo del vetro. Successivamente prendiamo la nostra penna Bic, gli togliamo il tappo, facciamo passare il cavo all'interno del tappo in questo modo, e inserendo il tappo partendo dalla parte alta del vetro all'interno della scanalatura andiamo ad inserire il cavo di nylon nella guarnizione, come sto facendo io. Un trucchetto che ci rende, diciamo, questa operazione davvero semplice. Ok, andiamo a lubrificare l'esterno della guarnizione, soprattutto gli angoli. Lubrifichiamo anche con lo spray a silicone il bordo. Ok, sostanzialmente possiamo usare due metodi per incastrare e per montare il vetro. Uno è incastrare la scanalatura del vetro posteriore nel suo alloggiamento e iniziare a tirare con i cavi dall'alto, in modo da far entrare in posizione prima la parte superiore della
guarnizione, e quindi avremo incastrata la parte superiore e la parte inferiore e potremo continuare a tirare i laterali. Un altro è avere una doppia coppia di cavi, questo e questo, e questo e quest'altro, quindi andremo ad incastrare il vetro nel suo alloggiamento senza far congiungere il bordo della carrozzeria nella scanalatura, e iniziamo a tirare contemporaneamente 1 e 2 in questa direzione, poi 3 e 4 nell'altra direzione, così e così. Entrambi li tiriamo insieme, prima uno e poi l'altro, per far sì che il bordo della carrozzeria vada ad entrare nella scanalatura della guarnizione contemporaneamente sia sopra che sotto. Se non lo facessimo contemporaneamente, magari facessimo solo sopra, il vetro sfilerebbe verso il basso uscendo dalla sua sede, quindi lavoro in... Bene, stiamo montando il tergicristallo anteriore usando il secondo metodo, quindi ho posto 2 cavi, uno sopra e un altro sotto, che sto tirando contemporaneamente. Come vedete abbiamo installato il profilo superiore e il profilo inferiore, quindi continuiamo a tirare anche in modo alternato, prima il superiore e poi il posteriore, per andare a continuare l'installazione del vetro sia sul lato sinistro che sul lato destro. Tiriamo prima un po' il superiore, poi un po' l'inferiore, e nel frattempo spruzziamo tutto con del lubrificante al silicone in modo da facilitare l'installazione del vetro. Nel corso dell'installazione poi vedremo anche a dare qualche botta decisa, ma non troppo, sul vetro per farlo entrare nella sua sede. Ok, e il gioco è fatto. Ultima operazione che andiamo a fare: prendiamo il nostro utensile, è sempre lo stesso, uno di quelli che si usa per rimuovere i pannelli delle portiere, lo infiliamo sotto la guarnizione e giriamo attorno alla guarnizione per allinearla nel caso ci dovesse essere qualche punto in cui è storto. Bene, riepilogando il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo sostituito le 4 guarnizioni dei vetri della nostra auto. In un precedente tutorial vi ho fatto vedere come con poche semplici mosse e con un taglierino si possono rimuovere molto velocemente. Ripiloghiamo il lavoro. Siamo partiti dal lunotto
lunotto posteriore. Perché? Siamo partiti dall'unotto posteriore perché, non avendo i vetri laterali, potevamo agire attraverso i vetri per aiutarci a tirare il cavo per fissare il nostro lunotto posteriore. Il lunotto posteriore abbiamo usato un metodo molto semplice: abbiamo fatto passare il cavo da qui, dall'alto, lungo tutto il giro della guarnizione. Abbiamo incastrato la parte bassa della guarnizione nella scanalatura del vetro e poi iniziato a tirare. In questo modo abbiamo fissato prima la parte alta e poi abbiamo fatto il contorno. Per i vetri laterali abbiamo usato il medesimo metodo, quindi siamo partiti con il nostro cavo da qui, fatto tutto il giro, facendolo uscire entrambi i due cavi dall'alto. Abbiamo posizionato il vetro incastrando la scanalatura della guarnizione nella carrozzeria, iniziato a tirare prima da un verso e poi dall'altro, fissato il vetro, quindi fissato prima dalla parte alta e successivamente era fissato anche dalla parte bassa, e poi continuato nel giro. Diverso discorso invece riguarda il tergicristalli anteriore. Quando ho provato a mettere il cavo facendo fare un giro, non riuscivo ad incastrarlo nella parte bassa. Perché il vetro in pratica è curvo, quindi ho optato per mettere due cavi, uno che partisse da qui e uscisse qui, un altro che partisse da qui, facesse il giro al contrario e uscisse qui. Ho messo il vetro in posizione, quindi ho cercato di fissarlo quanto più possibile aderente alla carrozzeria e ho iniziato a tirare contemporaneamente prima i due cavi superiore e inferiore destro, poi l'altro cavo superiore e inferiore sinistro, in modo da fissare il vetro sia nella parte inferiore che nella parte superiore. Poi l'ho lubrificato davvero per bene e il risultato è stato che il vetro piano piano si è incastrato, la guarnizione è andata molto bene al suo posto. Il più complicato, vi garantisco, è stato l'anteriore, però una volta trovato la giusta strada il risultato è venuto quasi immediatamente. Bene, sono arrivato alla fine di questa operazione. In un precedente tutorial che vi posterò in evidenza vi ho fatto vedere come rimuovere facilmente i vetri fissi. In questa vi ho fatto vedere come installarli. L'operazione non è semplicissima, io sono quasi un neofita ma ci sono riuscito, e se ci sono riuscito io ci potete riuscire anche voi. I segreti in realtà sono solo due: uno è usare molto lubrificante a silicone e quindi lubrificarli per bene per far sì che la guarnizione si possa aprire e muovere agevolmente. Un altro è o fissarlo sulla parte bassa o usare i due cavi come vi ho mostrato in precedenza. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale. Vi saluto, grazie a tutti, alla prossima!